Ciao, sono Eddie Virus e questa è Inter Memories. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita. I primi oggetti di cui vi voglio parlare sono queste 3 maglie che ho fatto mettere in maniera molto accurata dentro 3 teche e che ho disposto così volontariamente formando una difesa a 3 credibile, che fosse credibile. E queste 3 maglie ovviamente sono di 3 giocatori con cui ho una minima di rapporto, diciamo. La prima che mi è stata regalata è quella di Andrea, di Ranocchia, che da qualche anno è anche un amico, ovviamente. Abbiamo amicizia in comune, insomma, abbiamo fatto anche qualche esperienza insieme divertente. E grande Andrea. Dopodiché ho ricevuto questa qua di Fede, di Marco. Quello che ci lega con lui, ovviamente essendo entrambi interisti milanesi della stessa città, ma ho questa maglia grazie al fatto che abbiamo degli amici, conosco bene le persone che lavorano con lui e del suo team management, insomma. E questa maglia, per la precisione, mi è stata regalata durante una cena di compleanno di un nostro amico che abbiamo in comune. E vabbè, non vi faccio vedere la dedica perché è abbastanza imbarazzante. E l'ultima, ma non meno importante, però è quella che ho ricevuto per ultimo, è quella di Stefan De Vrij, con cui ho avuto anche la possibilità di realizzare un video recentemente, essendo lui grande appassionato di musica. Abbiamo realizzato questo video dove lui suona a pianoforte gli accordi di Noi siamo l'Inter, che è la canzone che ho realizzato un paio d'anni, 2 o 3 anni fa insieme a Merck & Cremot. Abbiamo fatto questo video in studio dove facciamo live, realizziamo live la canzone. Stefan è tra l'altro quello che ho conosciuto per ultimo rispetto agli altri, però persona super umile, super alla mano, quindi ho un ottimo rapporto con tutti e 3. Ma sono in attesa di altre maglie che mi devono arrivare, con cui avrei preferito costruire direttamente la difesa 5, o meglio con i 2 tornanti, ma mi mancano ancora queste maglie, quindi siamo in attesa, diciamo. Allora ho deciso di realizzare questo brano, Noi siamo l'Inter, ovviamente pochi mesi prima che avevamo capito che avremmo vinto lo scudetto, insomma, del 2021, no? E mi sono sempre detto che nella mia vita prima o poi avrei scritto una canzone per l'Inter e quello mi sembrava il momento ideale. E niente, ovviamente sono riuscito cioè il mio intento era quello di inserire nel testo della canzone tutte quelle che potevano essere le parole di un tifoso innamorato, a tutti gli effetti. E questa cosa, diciamo, che ci ha premiati, perché è una canzone che penso sia arrivata dritta al cuore della gente, che dopo un po' ci ho fatto un po' l'abitudine, andando allo stadio ogni volta che posso, e ogni volta che la sento partire ovviamente mi sto abituando, però ogni volta vedo sempre più gente che la canta e quindi non voglio dire che mi ci sto abituando, perché comunque sia fa sempre un effetto particolare e sono molto, forse è la cosa di cui sono più orgoglioso a livello musicale che ho fatto, nonostante comunque ho qualche certificazione di cui poter parlare, però questa cosa sicuramente mi rende tanto orgoglioso e sono contento che la gente, che i tifosi come me abbiano apprezzato e continuino ad apprezzare nel corso degli anni, e che soprattutto porti fortuna alla canzone, perché da quando è stata pubblicata siamo riusciti anche ad ottenere delle vittorie, insomma ci sono 2 scudetti, altre coppe, speriamo di poter andare avanti così. Nella mia vita è arrivata sicuramente prima la passione per il calcio, perché ero piccolino quando mio papà mi ha portato per la prima volta a San Siro e quindi la passione è iniziata lì. Avrò avuto 4-5 anni massimo la prima volta che sono andata a San Siro. Le prime volte, perché poi da lì è stata un'abitudine e ogni volta che venivo portato allo stadio ero contentissimo, quindi la mia passione per l'Inter è nata negli anni, diciamo nei primi anni 90. Quella della musica è arrivata ovviamente più tardi, insomma già facevo le scuole medie. Poi è naturale che la musica a un certo punto è diventato il mio lavoro, quindi
gli ho dovuto dedicare un'attenzione diversa, ma il calcio e in particolare l'Inter ha sempre avuto un posto speciale nella bacheca della mia vita. Ricordo che nei primi anni in cui appunto mi sono appassionato all'Inter, il mio giocatore preferito era Zamorano, e tanto che recentemente ho anche dedicato insieme ad altri due amici una canzone a Zamorano, la potete trovare su Spotify insieme ad Asher Kun e Giangi Leon, e quegli anni lì diciamo che è stato il mio giocatore simbolo per quella Inter. Poi insomma ovviamente anche Ronaldo, Già Zanetti, eccetera eccetera. Il secondo oggetto che vi vorrei mostrare è questa bandiera che ho acquistato esattamente, anzi non l'ho neanche acquistato io, l'ho rubata da un amico, che abbiamo acquistato esattamente il 22 maggio del 2010. E avendola acquistata quella sera, l'abbiamo utilizzata per festeggiare quella sera, e poi per tanti anni non è stata più utilizzata, ma io l'ho sempre tenuta in cameretta, in un angolino, sapendo che prima o poi l'avrei riutilizzata. Cioè, in cuor mio non volevo comprarne un'altra, volevo proprio tornare a festeggiare insieme a tutto il popolo interista proprio con questa bandiera, perché per me aveva questo valore simbolico. Allora, su questa bandiera ovviamente c'era segnato che avevamo vinto 18 scudetti, campioni 18 volte. L'Inter in questi anni è cambiata tanto, si sta creando un nuovo gruppo con dei nuovi senatori che appassionano tanto secondo me il tifoso. Ci sono giocatori come Barella, come Bastoni, come Lautaro, come Di Marco, che ovviamente ormai ci sono da tanti anni, stanno fondando una nuova colonna vertebrale di questa squadra a cui il tifoso si sta affezionando tanto, secondo me. Io sono uno a cui piace rispettare le tradizioni, le proprie tradizioni, e ho proprio quel ricordo indelebile della sera del 22 maggio 2010, che sono corso in Duomo a festeggiare con i miei amici, con mio papà, con quella sera che è stata, sembrava una nottata infinita, insomma, e ho voluto festeggiare allo stesso modo anche lo scudetto di quest'anno e ovviamente allo stesso modo anche quello del 2021. Mi piace proprio da morire questa cosa di raggiungere Piazza del Duomo e vedere una mandria di tifosi tutti vestiti dello stesso colore che inneggiano per la stessa cosa, insomma. È qualcosa che mi dà proprio un senso di unione che non sento in nessun'altra cosa al mondo. Il terzo oggetto che vi farò vedere è una cosa che in qualche modo è anche molto legata un po' al personaggio del nostro gruppo, questa bottiglia che mi è stata gentilmente regalata dalla società con lo stemma dello scudetto numero 19. È arrivata esattamente i giorni dello scudetto, forse qualche giorno prima della matematica vittoria nel 2021, e ovviamente molto legata a quello che faccio io, perché con il Pagante raccontiamo spesso del mondo delle discoteche, di sbocciare, del vino, degli champagne e quant'altro, e però questa qua ovviamente non l'ho mai sbocciata perché è un ricordo troppo importante per aprirla e finirla. Quindi ho deciso di renderlo un pezzo, come posso dire, indelebile della mia bacheca e di lasciarlo lì per sempre. Una vittoria dell'Inter non è assolutamente paragonabile con un traguardo lavorativo, un traguardo musicale. Quelle ovviamente sono cose che fanno molto piacere, che ti rendono orgoglioso per il lavoro che uno come me svolge tutti quanti i giorni, ma la passione che ho per l'Inter io e tantissimi tifosi come me, secondo me è diversa rispetto a un qualsiasi altro traguardo nella vita. È una cosa molto più sentita, è qualcosa di indescrivibile. Avrei difficoltà a poterlo raccontare con delle parole vere. Lo scudetto del 2021, che ricordi ho di quella vittoria? Ovviamente non vincevamo da 10 anni, quindi nonostante il periodo che tutti ricordiamo, poter arrivare a quel traguardo per poter festeggiare aveva un sapore particolare, perché non festeggiando da così tanti anni
era qualcosa di liberatorio, non vedevamo l'ora, io e tanti altri, di poterci sfogare in qualche modo, nonostante ci fossero varie restrizioni, nonostante il periodo che tutti quanti ricordiamo. Però io penso che il sapore dello scudetto del 2021 avesse proprio quel sapore, quel profumo lì, quello della liberazione. La vittoria di quest'anno ovviamente è stata diversa rispetto a quella del 2021, un sapore totalmente diverso, dato dal fatto che non avevamo tutte quelle restrizioni che avevamo nel 2021 e di conseguenza il tifoso come me si è potuto sfogare nella maniera che più desiderava. E soprattutto la cosa bella è che il festeggiamento non è durato una notte sola, ma si è protratto per un mese, dal giorno della vittoria matematica alla settimana successiva. Insomma, io non ho mai visto così tanta gente in Piazza Duomo nella mia vita. Oltretutto ho avuto la fortuna di assistere proprio dalla piazza insieme ai giocatori dall'alto, quindi ho visto delle immagini che terrò per sempre nella testa e anche nel telefono, perché ovviamente ho fatto un sacco di foto e di video. L'ultimissimo oggetto che vi vorrei mostrare è questo. Questo, come si può vedere, è un laminato che ho fatto realizzare con il logo dell'Inter durante la stagione 2020-2021 e ai tempi lo avevo attaccato sul muro della vecchia casa dove abitavo. E l'aneddoto interessante è che ogni volta che c'era una partita dell'Inter e ci radunavamo io e la parte della mia famiglia maschile, insomma eravamo io, mio zio, mio padre, mio fratello, tutti quanti Cremona radunati sul divano, accendavamo questo quadro lampada che si illumina tuttora di nerazzurro e magicamente l'Inter vinceva sempre. In una sola parola, riassumendo, per me l'Inter è fede. Stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita.